Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi niente traversi, ma tanta trazione. Andiamo a farci un giretto con quest'Audi RS3. Strada piena di curve a bordo di un Audi RS. Voi starete pensando, Marco, ma sei impazzito? Beh, se fossi stato qui con l'M3, fortunatamente che non mi vede e non sa che oggi sto guidando questa macchina, avrei fatto tutti i tornanti di traverso. Invece, a bordo di un prodotto RS l'approccio è completamente diverso, perché venendo dal mondo M, la filosofia è completamente diversa. Trazione posteriore, tanta ignoranza, tante sgommate, mentre qui a bordo di un Audi RS si predilige una guida molto più pulita, fatta da trazione a non finire e, come tanti dicono, anche sottosterzo. Beh, oggi vediamo se tutto ciò è vero. Sono molto curioso di provare l'RS3, non è l'ultimo modello, questo è un modellier 2016 e ringrazio anche DR991 per concedermi per questo test drive. A proposito, la macchina è in vendita. Il link dell'annuncio lo trovate nella descrizione video qua sotto. Se la graffia la devo comprare. È larga, non si fa notare più di tanto, però per essere un prodotto RS ha la sua presenza su strada. L'appassionato la riconosce immediatamente. All'occhio di una persona qualsiasi sembra una normale Audi A3, invece appena apro gas questo 5 cilindri è tutto. In questo momento sto guidando in modalità comfort e l'idea è quella di guidare un Audi A3 perché l'S-Tronic permette delle cambiate piuttosto fluide e morbide, l'assetto assorbe bene l'asperità dell'asfalto seppure la spalla della gomma non è così alta, il volante è morbido e diciamo che a mio avviso l'RS3 è una sorta di baby supercar, è una macchina dalle alte prestazioni, sfruttabile tutto l'anno, in tutti i contesti e in qualsiasi stagione. Abbiamo diverse impostazioni di guida che ci permettono di cambiare il carattere e l'anima di questa RS3, trasformandolo da una semplice A3 a un vero e proprio mostro di potenza che in queste condizioni a mio avviso, perché la strada è un po' umida, in una strada così riesce a dar paga a tante macchine ben più costose, performanti a trazione posteriore. Cambiamo impostazione di guida e mettiamo sul Dynamic. La prima differenza si può sentire, le valvole di scarico si aprono e questo sound, che meraviglia! Mi ricorda molto le vecchie Audi Sport 4 che vado a vedere ogni volta che seguo i Rally Legend o altri rally importanti. Ecco, sono molto curioso di provare la macchina in queste condizioni, cioè di strada un po' umida, per vedere se effettivamente questa RS3 è una macchina che sottosterza e basta. La potenza è tanta, 367 cavalli e 465 Nm di coppia scaricati a terra dal sistema di trazione integrale 4. Il picco di coppia arriva più o meno a 5500 giri. A valvola aperte è un vero piacere schiacciare il pedale del gas e sentire questo 2005 turbo trasversale cantare. Strada viscida con un po' di scollinamenti, eppure la trazione è infinita. Infatti questo sistema di trazione integrale trasferisce fino al 50% della potenza sulla sala anteriore quando è necessario. Come vi ho detto, non è una macchina da traversi, anzi forse se ci provate rischiate solamente di andare sotto sterzo e di bruciare il differenziale. Chi predilige la guida pulita e
uscire di curva con la massima velocità e massima trazione, questa RS3 è tanta roba. Un po' di turbolag e di ritardo nella risposta dell'acceleratore, però una volta che la turbina entra in pressione, mamma mia, il picco di coppia ce l'abbiamo a 5500 giri e avendo questa trazione integrale che fornisce un'infinità di trazione, la macchina è letteralmente incollata all'asfalto, l'idea che ti dà è di avere molta più potenza perché ogni singolo cavallo riesce a scaricarlo perfettamente. Proviamo anche a staccare il controllo di trazione per vedere se ha scoppiettato, per vedere se con l'elettronica staccata il sottosterzo riesce ad essere un po' più marcato. Che botta incambiata! Ha toccato leggermente il limitatore, quindi qui possiamo notare che l'S-Tronic quando arriva in zona rossa la marcia la tiene, non cambia automaticamente di marcia seppure sia in cambiata manuale, quindi questa è una cosa positiva. Purtroppo sul mercato ci sono tante macchine con il cambio al volante che anche se lo metti in modalità manuale, niente, quando arrivi sul rosso la centralina ti cambia automaticamente, quindi manuale non è. Per avere 367 cavalli 0 a 100 è notevole, 4 secondi e 3, mentre la velocità massima è di 250 km/h, però con l'optional a pagamento la velocità massima si può portare a 280. Queste condizioni sì, quando arrivo forte sento un pochino che l'avantreno tende un po' ad allargare, ma onestamente pensavo peggio. Non è una macchina leggerissima, eppure l'impianto frenante in acciaio con dischi da 370 mm fanno il loro lavoro. Questa macchina da nuova aveva, su richiesta, option da 12.000 euro se non ricordo male, la possibilità di montare l'impianto frenante in carboceramica. Ecco, diciamo che forse per chi vuol fare pistato al piede piuttosto pesante, quello è l'impianto frenante giusto. Io non sto esagerando più di tanto, anche perché questa macchina è in vendita. Venendo dal mondo M ed essendo un grande appassionato della trazione posteriore e del cambio manuale, questa RS3 è impressionante. Di sottosterzo che comunque riesco ad avvertire immediatamente attraverso lo sterzo, quindi oltre ad essere confidente nel tirare una macchina così prestazionale grazie anche alla trazione integrale, questo sterzo riesce a trasmettere perfettamente quello che succede sull'avantreno e scomporre questa macchina è praticamente impossibile. Io sto guidando con i controlli spenti e io da qualche minuto che mi sono effettivamente dimenticato che stavo guidando con i controlli staccati, perché non sento minimamente la macchina scomporsi o tendere al pattinamento, e anche a guidarla con i controlli accesi non te ne accorgi neanche, perché questa trazione integrale 4 offre così tanta trazione che raramente senti l'elettronica intervenire e tagliare la potenza. Quindi quest'Audi RS3 per che tipo di clientela è pensata? Indubbiamente a quel tipo di clientela che predilige una guida pulita, veloce e sicura. Ciò non toglie che per guidare una macchina così potente bisogna sempre utilizzare la testa. Trazione tantissima, con una macchina così la patente dura veramente poco, quindi facciamoci durare un altro po' la patente e rimettiamo la modalità comfort. Valvole chiuse, si è trasformata, adesso è diventata una Audi A3 benzina e viaggiando tranquillamente adesso posso fare un focus più sugli interni. Beh, innanzitutto posso notare che sono sceso un paio di tacche. Questo 5 cilindri consuma veramente tanto se spingi. Qui la strada è un po' sconnessa, però magnifica. Queste sospensioni in comfort assorbono molto bene. Gli interni sono piuttosto minimal, puro stile Audi. Ottimo l'impianto audio premium, abbiamo ovviamente navigatore, gli interni in pelle, tettuccio apribile. Ecco, forse una cosa che non digerisco, considerando che questa da nuova
era una macchina che di listino costava 50.000 euro, e la plancia in questa plastica morbida che alla vista non è proprio il massimo. Però tutto sommato, secondo me, rapporto qualità, prezzo, prestazioni, l'Audi RS3 è un bel giocattolino. Non è il mio genere di macchina, come potete aver capito, io sono da M, sgommate, gomme che fumano, però per chi ama il genere l'RS3 è una gran macchina, questo non c'è dubbio. Ragazzi, che sound, io direi di chiudere qui il video con questa meraviglia, mamma mia. Io ringrazio anche DR991 per avermi concesso il test drive a questa baby supercar, e ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like e iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione, ciao!